Fabio mi deve aiutare a capire quanto costa un robot industriale, perché mi continuano ad arrivare le offerte dei vari integratori e non riesco proprio a valutarle, non riesco a capire quale è giusta e quale è sbagliata. Aiutami per piacere a capire quanto costa un robot industriale. Ecco, questa richiesta mi viene fatta molto spesso e ne parliamo in questo video. Ciao, io sono Fabio. Mi occupo di supportare gli imprenditori nel fare la scelta giusta quando si tratta di fare automazione all'interno delle loro produzioni e proprio in questo aspetto mi viene spesso chiesto quanto costa un robot industriale e la domanda io la capisco benissimo, perché la ragione per cui arriva questa domanda è perché nell'obiettivo ovviamente di ottimizzare un pochino il costo del sistema che vado a comprare, uno immaginandosi che il robot è il punto centrale del suo sistema e immaginandosi che l'impatto del costo del robot all'interno del sistema sia importante, scegliendo un robot più economico o scegliendo il robot, diciamo, che più può ottimizzare il suo risultato, gli consente probabilmente di risparmiare sull'acquisto dell'intero sistema. Ed è chiaro che questo aspetto è importante per chi vuole comprare un sistema come probabilmente sei tu. E poi in realtà di solito c'è una seconda ragione per cui uno fa questa domanda, è perché di solito gli integratori tendono a non rispondere a questa domanda di quanto costa un robot, e ti garantisco che nella mia stessa esperienza, quando in passato ho lavorato all'interno degli integratori, mi veniva sempre detto di non affrontare questo argomento come se fosse un tabù. Allora io invece in questo video voglio risponderti a questo aspetto cercando il più possibile di essere preciso nel darti riferimenti. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Stiamo parlando qui di robot industriali, perché parliamo di applicazioni industriali, parliamo particolarmente di robot antropomorfi, e poi potrai approfondire in altri video che cosa questa cosa vuol dire, e in particolare di robot a 6 assi, perché sono quelli che più tipicamente sono utilizzati per le varie applicazioni industriali. In questa categoria di robot chiaramente esistono tantissimi modelli di robot in funzione di solito del peso portato al polso e della raggiungibilità, quindi dello sbraccio dell'area che possono coprire. I più piccoli che si trovano tipicamente si assestano intorno ai 5 kg di sbraccio di portata al polso e 900 mm di sbraccio, fino ad arrivare anche ben oltre 1000 kg di portata e oltre 3 metri, 3 metri e mezzo di sbraccio, quindi la gamma è molto ampia. In più ci sono diversi costruttori che realizzano questi robot, quindi ci sono anche quelli più costosi e quelli più economici che realizzano questi robot. Però per darti dei riferimenti, i robot più piccolini, quindi intorno ai 5 kg, quelli costano, diciamo, per dare un valore medio sulle varie marche che esistono, intorno ai 18-20 mila euro. Ok, giusto per darti un riferimento, prezzi di listino. Invece un robot tipico per la tipica applicazione di asservimento macchine utensili, che è un robot da 16-20 kg con circa 1,2 m, 1,5 m di sbraccio, si assesta intorno tra i 25 e i 30 mila euro come costo di acquisto del robot. Chiaramente poi dopo qua si va a salire, si può andare anche oltre ai 100 mila euro. Quindi questo è un pochino il valore dei robot. Una volta che abbiamo scelto quale robot serve per la tua specifica applicazione, quindi per la specifica sistema che stiamo andando a ragionare, riusciamo a trovare una variazione di prezzo sullo specifico modello di robot, quindi sulla specifica caratteristica, data una determinata portata e data più o meno una certa raggiungibilità, una variazione di prezzo rispetto alle varie marche dei robot di attorno ai 10%. Quindi se io prendo il robot più costoso e il più economico, rimango all'interno di un range del 10%. Ti garantisco che molto spesso in realtà il range è ancora più piccolino di così. Qualche volta, ma molto raramente, è leggermente più alto, forse il 12-15% in casi estremi. Quindi una variazione molto molto bassa. Quindi l'impatto che può esserci sul costo all'interno dell'offerta che l'integratore ti ha fatto sul costo del puro robot può essere al massimo un 10%. E però a questo punto dobbiamo valutare qual è l'impatto del costo del robot sull'intero sistema. Ok? E ti garantisco che qua ci assestiamo intorno al massimo al 30%, dipende poi dai sistemi. Giusto anche qua per essere preciso e darti dei riferimenti, immaginiamoci un sistema abbastanza semplice, insomma non troppo banale ma abbastanza semplice, asservimento macchina utensile, intorno ai 100.000 euro di costo per te, il costo del robot come dicevamo è circa il 30.000 euro, quindi il 30%.
quindi vuol dire che stiamo sul 30%, e se io vado a scegliere tra il più costoso e il più economico dei robot ho una variazione del 10%. Il risultato è che sul costo finale del tuo impianto questa percentuale si riduce al 3%, vuol dire 3.000 euro. Vuol dire che se tu nella scelta del tuo sistema compri il robot più bello possibile che tu possa avere o il robot più semplice, più economico, potresti avere una variazione riferita soltanto al robot di 3.000 euro. Di certo non ciò che porta a variare la tua scelta di investimento. Quindi la risposta che in realtà io poi do ai miei clienti quando mi chiedono aiutami a capire quanto costa un robot è: io te lo dico pure, ma in realtà è una cosa che non ti deve interessare, perché non è un punto che sposta il costo, il valore finale di quello che tu devi andare ad acquistare. E poi, come dicevamo all'inizio, il robot è il cuore del nostro sistema, su questo abbiamo ragione, il robot spesso, non è detto che sia sempre così, ma è il cuore del mio sistema, per cui andare a risparmiare passando dalla Ferrari alla 500 dei robot e sul cuore del mio sistema forse non è la scelta giusta. E quindi se l'obiettivo tuo di sapere quanto costa un robot è quello di sapere di ridurre il costo di acquisto del tuo sistema, mi dispiace, ma questa purtroppo non è la scelta giusta. Quello che posso aiutarti in questa direzione è quello di dirti che il modo migliore per ridurre il costo di acquisto del tuo sistema è arrivare dall'integratore con le idee molto chiare, avendo ben chiaro qual è il sistema che tu vuoi, quali sono le prestazioni che deve avere e quali sono i limiti all'interno di cui deve lavorare. In questo modo, ma ovviamente ci arrivi qui tramite un'analisi che con il metodo Robot Giusto, che è quello che seguo io all'interno del mio supporto agli imprenditori, è quello che guida tutta la mia logica. Il metodo è fatto proprio per questo, per arrivare dagli integratori, anche per altre ragioni in realtà, ma per arrivare dagli integratori con le idee molto chiare. E quando un integratore, come da te, un cliente viene e ti dice voglio un pezzo fatto così, 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 il trattamento questo, il disegno è esattamente questo, tu riesci assolutamente a essere preciso nel dirgli qual è il costo di quel sistema senza doverti prendere margini di rischio molto elevati. Se invece il cliente arriva con delle richieste un po' vaghe, la prima cosa che tu fai, come in realtà fanno gli integratori, è quella di prendersi un pochino di spazio e quindi di aumentarti il costo di acquisto per te del sistema. Ecco, quindi questo è il punto fondamentale. Spero comunque di averti risposto a questa domanda difficile a cui rispondere. Chiaramente se ti rimangono dei commenti o dei dubbi scrivimeli nei commenti. Trovi nella descrizione tutti i link se vuoi continuare a seguire questi video indirizzati agli imprenditori per aiutare a fare la miglior scelta quando si tratta di automazione e di robotizzazione delle produzioni. Io sono Fabio, sono molto felice che tu sia stato con me, grazie, al prossimo video, ciao!